Oh yeah, nice one. Ciao amici, un abbraccio da Nick the Nightfly. Buona serata a Monte Carlo Nights e questa serata speciale insieme con Umbria Jazz con il nostro programma che si chiama Songs of Hope and Joy, ovvero canzoni di speranza e di gioia per celebrare l'International Jazz Day che è proprio oggi, il 30 aprile ed è proprio dal novembre del 2011 grazie al grande pianista e compositore Herbie Hancock che è ambasciatore anche UNESCO per lo scambio e il dialogo interculturale fra la popoli e fra la musica e grazie anche al direttore generale Audrey Azoulay dell'UNESCO abbiamo la possibilità di celebrare una volta all'anno in tutto il mondo questo grande evento dedicato alla musica jazz. Quest'anno doveva essere in Città del Capo in Sudafrica, ma come sappiamo per il coronavirus tutte le manifestazioni musicali sono cancellate e siamo tutti online, come anche me questa sera sono felicissimo di essere online in collegamento con alcuni dei più bravi pianisti della musica jazz italiano che io amo assolutamente, musicisti che hanno lavorato nell'ambito del jazz ma non soltanto, sono musicisti capaci di entrare nei diversi ambiti e stili della musica e lasciare il loro proprio segno. Sono tutti musicisti pluripremiati per la loro musica ed è un piacere per me avere in linea in questo momento con me prima di tutto Rita Marcotulli. Ciao Rita. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Rita, tu sei esattamente dove ti trovi perché siamo tutti dislocati, dove sei te? Esatto, io sono in Umbria, sono in campagna a Calvi dell'Umbria. Perfetto, e dall'altra parte c'è Danilo Rea. Ciao Danilo, dove sei Danilo? Ciao Nick, ciao a tutti, sono a Roma. È collegato con Roma e dall'altra parte dell'Italia abbiamo anche Dado Moroni. Ciao Dado. Ciao Nick, ciao a tutti, sono a Genova io. A Genova, fantastico, sì. Perciò come vi ho detto siamo collegati tutti insieme e con la tecnologia proviamo di fare questo esperimento di celebrare questa giornata di musica jazz e Rita, vorrei partire con te Rita. Prima di tutto Rita, cioè, come stai vivendo tu questo periodo, questo momento che è strano per tutti? Beh, è strano, è come vivere in un momento sospeso, tutto il mondo è sospeso. Io mi ritengo una fortunata perché vivendo in campagna chiaramente ho l'aria aperta e quindi posso uscire, ho meno il senso di claustrofobia che hanno sicuramente le persone che vivono in città. È un momento molto riflessivo, un momento particolare, quindi che chiaramente anche se ci sono dei disagi obiettivi, però dai, alla fine non è male. Mi piace stare con me stessa, ritrovo un po' la mia anima. È una bella cosa andare a riscoprirsi quel che abbiamo dentro. Senti, Danilo e Dado, io direi chiediamo Rita di suonarci un pezzo. Ascoltiamo Rita e vediamo Rita cosa ha scelto di suonare per noi, per cominciare. Rita, cosa hai pensato di suonare? Guarda, per cominciare ho scelto un pezzo famosissimo che in questo momento insomma è di buon auspicio perché è Over the Rainbow, quindi c'è l'arcobaleno che si dice sempre andrà tutto bene, io mi auguro che andrà tutto bene, quindi Over the Rainbow. Meravigliosa, Monte Carlo Nights per International Jazz Day, Rita Marcotulli e Somewhere Over the Rainbow.
Ah, yeah, meraviglioso, un pezzo indimenticabile e sempre evoca delle emozioni, penso per tutti noi questa canzone quando l'ascoltiamo. Perciò Rita, grazie per questa scelta Grazie a te, Nick. che hai fatto, ma è un pezzo, Grazie. è un pezzo importante per te. Ti ricordi le prime volte che hai cercato di suonare questo? Ma sì, c'è un pezzo chiaramente a cui sono molto affezionata, mi piace suonarlo, mi piace un po' esplorare anche armonicamente come poter trovare delle sostituzioni e quindi è un bel pezzo. Poi mi ricorda Il Mago di Oz, io sono una fanatica di storie, di quel film racconti, di fiabe, sono un po' sognatrice, Vabbè. Quindi Meraviglioso. Over the Rainbow andava bene. Allora, dalla campagna ci spostiamo a Roma, andiamo a casa di Danilo Rea. Ciao Danilo, sei ancora con noi? No, sono andato io, no, sto qui, sono uscito. Senti, ma Danilo, sei in centro città a Roma? Sì, sono proprio davanti alla RAI. Ah, Il perfetto. cavallo della RAI, Viale Mazzini, attraversi la strada e arrivi a casa. Ci sei. Perciò, senti, ma tu hai un cagnolino, sei uscito in questo periodo o no? Sì, ho un cagnolino e sono riuscito a fare qualche passeggiata attorno all'isolato. Insomma, cerchiamo di... Roma è deserta, sarebbe bellissima se non ci fosse questo terribile problema. Vederla così pulita, con il Tevere che ha cambiato colore, è molto molto bello. Purtroppo sarebbe bello goderlo. se potessimo essere tutti fuori o in un locale adesso a suonare e parlarci, vederci. Però tornerà questo momento, Danilo. Senti Danilo, a parte i problemi che ha creato il Covid-19 per tutti noi, poi noi parliamo di musica, noi siamo musicisti, soprattutto per i musicisti è stato un momento molto difficile e sarà difficile riprendere. Tu, cosa sarà la prima cosa che hai voglia di fare? Se io potessi dirti, Danilo, ti faccio fare un concerto dove vuoi, dove vorresti andare, cosa vorresti fare? Basta che mi fai fare un concerto, Nick, vengo ovunque. Guarda, ho talmente tanta voglia. Per noi fermarci di colpo, di suonare è stata una cosa traumatica, per noi è stato un grandissimo sforzo. Noi che normalmente passiamo metà della nostra vita in giro a suonare, a scambiare emozioni con chi ci ascolta, fermarci è qualcosa di molto difficile, proprio lo è stato per tutti ovviamente, no? Però adesso l'unico pensiero è quello di ricominciare a suonare. Devo dire che mi piacerebbe suonare in un luogo aperto, magari come quei concerti vicino al mare, di fronte al mare. Tempo fa ne feci uno all'Erici, era bellissimo perché era al tramonto e c'era il mare davanti a me. Meraviglioso. Mi viene in mente il disco così di Errol Garner, Concert by the Sea, era esattamente. Era di quello. Senti Danilo, tu cosa hai pensato di suonare per noi? Allora, questo è... Io avevo pensato di suonare un brano di Elton John a cui sono molto affezionato, che è Your Song, e che dedicherei a tutti quelli che ci stanno ascoltando e soprattutto alla libertà del jazz, alla libertà dell'improvvisazione che fa sì che si possa suonare ed improvvisare su qualsiasi tipo di brano. Meraviglioso, ascoltiamola. Ecco, a Monte Carlo Nights per International Jazz Day, Danilo Rea con Your Song.
Oh yes, ecco, a Monte Carlo Nights questa sera per il nostro programma speciale dedicato all'International Jazz Day, Songs of Hope and Joy, canzone di speranza e di gioia. Abbiamo appena sentito questo meraviglioso pezzo di Elton John che è Your Song. Danilo, io c'ho un ricordo meraviglioso che insieme una volta questo pezzo l'abbiamo cantato in Piazza San Marco a Venezia. Tanti anni fa. Sì, me lo ricordo benissimo. È stato meraviglioso, meraviglioso. Senti Danilo, grazie per questo pezzo. E adesso da Roma ci spostiamo a Genova e andiamo al mare, perché io so proprio dove abita anche Dado Moroni, perché sono andato a trovare Dado una volta e praticamente a 200 metri dal mare. Prima di tutto diamo benvenuto a Dado Moroni. Ciao Dado! Ciao a tutti. Ciao Nick. Senti, allora tu infatti sei attaccato al mare, casa tua, ti ha aiutato a vivere meglio questo periodo, essere lì a contatto con il mare? Sì, l'aria è bellissima, però è un po' una frustrazione perché in realtà noi siamo andati a mangiare a 200 metri da casa mia, però il mare io ce l'ho a 50 metri e il fatto di però non poter andarci con queste giornate bellissime è abbastanza frustrante. Però la consolazione è che appunto c'è un'aria buona, si sta comunque bene, ecco. Senti Dado, tu sei come anche Rita e Danilo un pianista che ha suonato con alcuni dei più grandi artisti internazionali, non soltanto artisti italiani, e hai girato molto il mondo. Tu hai passato molto tempo a New York, fuori, sì. Ecco, fuori. Io volevo chiedere a te, perché oggi è il festival, cioè si celebra International Jazz Day, perciò per Dado Rea, Marco Tulli, cioè, tutti insieme, per Dado Moroni, che cos'è la musica jazz per te? Cosa rappresenta Dado? Ma molto semplicemente la mia vita, è da quando sono nato che la sento, che mi è entrata nelle orecchie, nel cuore e quindi anche se non si suona comunque è dentro di me e quindi la vivo costantemente e la applico anche alla giornata, insomma, l'improvvisazione. Sì, non so chi è che ha detto che anche il jazz non è soltanto una musica, è un modo di vivere, è un modo di essere, è un modo di pensare. Forse era Nina Simoni ed è proprio Esatto. così, non è soltanto quello. Dado, tu cosa hai pensato di suonare per noi? Ma guarda, appunto pensando a Herbie Hancock, ho pensato di suonare un brano che lui ha scritto, che si chiama Dolphin Dance. La cosa divertente è che nonostante questa tragedia che ci sta insomma, bloccando in casa, sta cambiando radicalmente le nostre vite in questi giorni, comunque si vede anche una piccola speranza, vedo che la natura sta recuperando degli spazi, nel porto stanno ritornando i delfini, appunto, wow. Quindi i delfini, Dolphin Dance, volevo dare il benvenuto a questi meravigliosi fratelli acquatici nostri, che sono tornati, quindi io penso che se noi non ripartiamo quando si potrà subito con l'acceleratore, il mondo ha qualche speranza in realtà, perché se sono bastati 2 mesi per cambiare le cose un pochettino, se credo che potremo veramente farcela, basta metterci un po' di impegno. Fantastico. Allora ascoltiamolo a Monte Carlo Nights per International Jazz Day, Dado Moroni con Dolphin Dance.
Ah yes, ecco, on Radio Monte Carlo al pianoforte Dado Moroni con questo pezzo meraviglioso di Herbie Hancock, che fra l'altro è anche ambasciatore proprio del The International Jazz Day, e grazie a Herbie Hancock proprio esiste questa celebrazione per la musica jazz, e noi nel nostro piccolo lo stiamo facendo con alcuni dei più importanti pianisti italiani. Era Dado, grazie Dado, un pezzo meraviglioso e ci fai pensare anche alla natura, come tu hai ben detto, i delfini che tornano anche nei porti vicino alla riva, è meraviglioso. E allora grazie a tutti e tre per adesso, grazie Danilo e grazie Rita. Noi ci risentiamo dopo, perché ne parliamo ancora di questa giornata meravigliosa dedicata alla musica jazz. Fra poco di nuovo su Radio Monte Carlo, Nick the Nightfly, Songs of Hope and Joy, e fra poco abbiamo alcuni giovani pianisti del mondo del jazz italiano. Ah, yeah, nice one. Eccoci qua, ben ritrovato a Monte Carlo Nights questa sera per il nostro speciale Songs of Hope and Joy, canzone di speranza e di gioia, con Umbria Jazz, Radio Monte Carlo, e siamo per celebrare anche in questa parte del programma International Jazz Day, che vi ricordo che è una ricorrenza ogni anno, il 30 aprile. E il primo fu nel 2012 con il grande Herbie Hancock, che ebbe questa idea. Infatti con the Herbie Hancock Institute of Jazz loro ogni anno organizzano questo evento. Quest'anno doveva essere nella Città del Capo in Africa, e non ci sarà, come sappiamo, ma in tutto il mondo ci sono i locali che lo fanno via internet, e anche noi a Radio Monte Carlo vogliamo fare anche la nostra piccola parte. Comunque lo scopo dell'International Jazz Day è quello di diffondere questo genere musicale non solo come forma d'arte, ma come insieme di valori altamente significativi e fondamentali per lo sviluppo di una società pacifica, anche una comunità aperta e inclusiva. Nella prima parte stasera era insieme con me, c'era Rita Marcotulli, c'era Danilo Vrea e Dado Moroni, e in questa seconda parte abbiamo il piacere di avere insieme con noi tre giovani talenti del jazz italiani che anche hanno una lunga esperienza alle spalle, ma hanno tanto sicuramente di regalarci ancora del loro talento. Allora diamo benvenuto a Monte Carlo Nights, e anche loro, come gli altri amici in diverse parti dell'Italia, con la difficoltà che può anche presentarsi con la tecnologia, però faremo il nostro meglio anche di sentire anche loro suonare per noi. Abbiamo in diretta con noi dalla Sardegna, se non sbaglio, c'è Shadé Mangiaracina. Ciao Shadé. Ciao Nick, ciao, benvenuto. E in diretta con noi da Foligno c'è Giovanni Guidi. Ciao Giovanni. Ciao carissimo, buonasera. Bello sentirti. E poi in provincia di Salerno a Cava c'è Julian Oliver Mazzariello. Ciao Julian. Ciao Nick, ciao, buonasera a tutti. Sono veramente felice anche di sentire voi tre. È una situazione molto strana chiaramente per tutti, no? Che siamo ognuno a casa sua e abbiamo l'esperienza di questo lockdown che dobbiamo fare insieme. Ma cominciamo con Shadé. Shadé, tu sei siciliana. Esatto. Ma non sei in Sicilia, perché ti trovi in Sardegna, dove ti sei trasferito ultimamente per lavorare, no? Sì, più che altro per il lavoro di mio marito, che quindi ci siamo trasferiti da Roma, dove abitavamo, ad Alghero, una bellissima città sul mare. Meraviglioso, sì. Lo conosco molto bene. Senti, tu hai fatto il tuo disco di esordio non tanto tempo fa, dedicato alle donne, anche in collaborazione con Greg Osby, è un bellissimo lavoro, ma volevo chiederti, Shadé, in questo momento di quarantena, di lockdown, per te cosa ha significato? Cosa hai fatto con il tuo tempo? Allora, la cosa bella sicuramente è che sono potuta stare molto con mio figlio. Io ho un bambino piccolino, c'ha quasi 2 anni, e quindi diciamo la cosa piccola, cosa positiva, se vogliamo trovare un lato positivo dello stare a casa, è stato stare con la mia famiglia, con mio marito e con mio figlio. A parte questo ho occupato il tempo studiando, ascoltando musica e, come tutti noi, guardando film, e poi adesso dopo 2 mesi giustamente inizia a farsi sentire un po' di stanchezza. Ecco, siamo un po' tutti, penso, stanchi. Cosa ti manca di più di essere musicista oggi? Il suonare con gli altri, ecco, il suonare insieme agli altri, questa è la cosa che mi manca di più.
Ok. Senti, Sade, tu che brano hai pensato di regalarci stasera dalla Sardegna? Allora, io stasera volevo suonare Futura di Lucio Dalla e O che sarà di Chico Buarque. Meraviglioso. Allora ascoltiamo prima Sade, poi dopo ascoltiamo Giovanni e Julian a Monte Carlo Nights per International Jazz Day. Sade Mangiaracina diretta dalla Sardegna, appunto con Futura, e poi Che sarà di Chico Buarque de Hollande. Buon ascolto, grazie Sade. Grazie a te. Ah, yes, nice one. Eccola qua, ragazzi, un applauso anche per Sade che l'abbiamo sentito. Bellissimo, grazie per questo momento. Sade, come grazie ragazzi. Vi ricordo Sade Mangiaracina, che è di origine siciliana, che ha una grande sensibilità artistica, come lo è anche il prossimo artista che ascoltiamo.
Adesso andiamo a Foligno, passiamo dalla Sardegna, andiamo a salutare di nuovo a Giovanni Guidi. Ciao Giovanni, ben ritrovato. Ciao Nick, come va? Io sto bene, sono felice stasera perché siamo, diciamo, lontani ma siamo insieme, siamo separati ma siamo insieme grazie alla nostra passione, alla nostra arte, che è quella della musica, no? Che ci tieni vivi. Tu hai fatto dei dischi bellissimi, Giovanni, in collaborazione con grandi come Enrico Rava, tanti dischi anche con Gianluca Petrella e dischi tuoi solisti meravigliosi. Per te in questo periodo di quarantena sei riuscito a comporre, a scrivere nuova musica, a concentrarti di più degli altri momenti della vita o no? Ma in realtà, a parte che adesso ho avuto all'inizio un gran momento di tristezza quando hai nominato Cape Town, che è un po' adesso la mia... Spero che sarà la seconda casa, sono stato 3 volte gli ultimi 3 mesi e pensare che oggi sarei probabilmente stato lì a suonare. Sì, no, suonare no, non credo, però comunque era previsto e sarei stato oggi a Cape Town per questo periodo di aprile. Però io proprio dal Sudafrica sono ritornato in Italia quasi durante l'inizio della quarantena e devo dire che ho suonato molto più del solito, ma semplicemente perché appunto io a casa... Prima ci stavo abbastanza raramente tra i concerti e tantissimo tempo ho passato in Sudafrica adesso. Benissimo. Però prima, ecco, dicevo anche ai ragazzi, prima che cominciassimo, ecco, quello che mi manca veramente è l'albergo a me, ad esempio, dei concerti della nostra... Ti piace la comodità dell'albergo perché fanno sì, tutto più per che altro te? non mi piace la scomodità di casa mia. Per come la tengo. Bellissimo, bellissimo. Senti, allora prima di ascoltare un pezzo che tu ci presenterai, volevo chiedere in particolare, hai un disco che hai consigliato agli amici in particolare in questo periodo, no, di ascoltare durante la quarantena, o un disco tuo che ti sei ritrovato dopo tanto tempo? No, un disco mio dai non lo consiglio. No, tuo, però... non tuo. No, non ho ascoltato neanche un disco perché adesso siamo sommersi dalle dirette di Facebook di cui la gran parte ne ho fatte io pure per cui non ho ascoltato soprattutto musica dai social anche in maniera poco snob, ne sono felice, nel senso che molti lo criticano oppure dicono che non è un supporto adeguato, però comunque ho sentito delle cose belle onestamente, come quella che stiamo facendo anche adesso. No, è una bellissima occasione per stare insieme. Tu cosa hai pensato di regalarci come musica stasera? Io ho visto il tema della giornata, ho deciso di suonare un brano famosissimo di John Lennon che è Imagine. Meraviglioso. Ascoltiamo la Monte Carlo Nights per International Jazz Day, Giovanni Guida con Imagine.
Ah, yes, eccola qua, siamo in diretta a Monte Carlo Nights questa sera, in diretta in video, in diretta in radio, siamo collegati in tutta l'Italia in questa parte del mio programma per celebrare International Jazz Day. Abbiamo appena ascoltato il talento di pianista Giovanni Guidi con questa versione di Giovanni di questa meravigliosa canzone di John Lennon. Grazie Giovanni, è un pezzo davvero meraviglioso, anche senza il testo, è come se ci fosse anche quando uno ascolta una melodia così bella, così profondo. Allora, da Foligno, dove si trova Giovanni, ci troviamo in provincia di Salerno, è un posto meraviglioso, un paesino che si chiama Cava, se mi ricordo, Cava di Tirreni, dove ci troviamo il pianista Julian Oliver Mazzariello. Ciao Julian. Ciao Nick. Ciao. Ciao. È bello sentire anche te, Julian. Benvenuto anche a te. Senti, è bello questo anche, deve essere interessante anche per voi stare a sentire anche i vostri colleghi, no? Amici musicisti a suonare e cosa trovano anche dentro loro. Anche tu, Julian, hai di recente hai fatto anche il tuo primo album di debutto che si chiama Debut, no? Un debutto che è molto bello in collaborazione con dei jazzisti francesi, ma hai tante collaborazioni in Italia con tanti artisti, in particolare negli ultimi anni anche con Fabrizio Bosso in diversi dischi. Anche io ho il piacere di averti nel mio ultimo album Be Yourself, dove hai suonato il piano in tutto, e anche per te, come per Sade e per Giovanni, questo periodo per te, Julian, cosa ti sei trovato a rifare? Come diceva anche Giovanni, e Sade, la cosa che magari manca di più, Giovanni va bene gli alberghi e Sade quello di andare in giro a suonare. Per te cosa hai mancato di più? Ma devo dire la verità, a me sta piacendo molto questo periodo a casa, perché diciamo che quando ho iniziato c'è stato un attimo che ho detto che volevo preoccuparmi molto, invece ho deciso di essere più educato e studiare e cercare veramente di approfondire su cose che normalmente non ho il tempo di fare. Quindi ho detto, secondo me, visto che avremo tempo a disposizione, cercherò di essere positive e riempire la giornata, almeno quei 5-6 ore al giorno di studio, di cose che non ho mai potuto, come si dice, approfondire e captare. Ma sei riuscito a farla? Sei stato così, diciamo? Allora, devo dire la verità, sto riuscendo a farlo, non vedo o non sento ancora i risultati, devo dire la verità, però non voglio mollare, voglio continuare. Ma sicuramente ne verrà fuori quando stai in giro di nuovo a suonare. Senti, Julian, volevo chiedere anche a te, diciamo, un brano che ci suona, cosa hai pensato di suonare per noi? Perché hai scelto questo brano che ci suonerai? Allora, io ho pensato di fare It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing. Mi sembrava molto, cioè che c'entrava bene con il tema di Hope and Joy, ed è molto jazzistico, direi, come anche un po' come filosofia, che alla fine prendiamo le cose con swing, che anche se è una cosa molto seria, anche cioè il jazz per esempio è un genere molto serio, però c'è anche una leggerezza, no? Magari ascoltandolo sembra che è divertente, che lo è, però c'è anche la serietà. Allora mi sembrava un buon messaggio di prendere comunque questo periodo con swing. Un'ottima scelta, penso che ci piacerà a tutti. Ascoltiamola. Ecco a Monte Carlo Nights per noi pianista Julian Oliver Mazzariello.
Ah, yes, nice, meraviglioso. Ecco il talento di pianista Julian Oliver Mazzariello, e abbiamo sentito la versione di Julian di It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing, celebre di Duke Ellington, uno dei brani che rappresenta di più diciamo, la musica swing scritta negli anni 30. Allora, ringraziamo i miei ospiti per questa parte di Monte Carlo Nights. Stasera vi ricordo stiamo celebrando International Jazz Day con dei talenti, dei pianisti italiani, e ancora vorrei ringraziare Sade Mangiaracina che è collegato con noi in Sardegna. Ciao Sade, grazie. Ciao, grazie. Ciao, grazie buona a te. continuazione e speriamo fra poco ci possiamo rivedere dal vivo. Esatto, Assolutamente. e abbracciare. Sì, abbracciarci, e anche tu Giovanni, un abbraccio. A presto, a prestissimo. Ci rivediamo a Perugia. Assolutamente, e salutiamo anche Julian, grazie Julian. È Ciao, una cosa che mi manca anche a me, è quella di sentire anche la musica addosso in mezzo alle persone e abbracciarci. Grazie per il vostro tempo e per la vostro talento, continuate così, e mi raccomando, mentre siete a casa scrivete tanta roba, musica bella, perché c'è bisogno di musica nuova. Vi abbraccio, ciao, e noi presto. ci risentiamo Ciao. fra poco su Radio Monte Carlo con un'altra parte del nostro programma, e dopo tornerà insieme con noi per sentire e parlare della musica. Ci sarà di nuovo Rita Marcottuli, Danilo Rea e Dado Moroni. A fra poco on Monte Carlo Nights. Ah yes, nice one. Eccoci qua, ben ritrovato a Monte Carlo Nights. Questa sera è una serata molto speciale dedicata alla musica jazz e soprattutto ai pianisti del mondo del jazz, e stasera insieme con me 6 dei più bravi pianisti appunto del mondo del jazz italiano, e siamo qui per celebrare International Jazz Day, che doveva essere questa sera proprio una festa per tutti i jazzisti in tutti i locali di tutto il mondo, ma per fortuna possiamo fare qualcosa anche online grazie al social network. Stasera abbiamo aperto con Rita Marcottuli, con Danilo Rea e Dado Moroni, e poi abbiamo sentito prima alcuni dei giovani pianisti italiani. Adesso torniamo con i grandi, nel senso di grandezza artistico, ragazzi, non come età chiaramente, e ci ricolleghiamo dove sono loro, nelle loro case. C'è Dado che si trova a casa a Genova, e c'è Rita in campagna vicino a Terni in Umbria, e andiamo subito a casa di Danilo Rea e diamo di nuovo benvenuto a Danilo. Ciao Danilo, eccoci, ben ritrovati. Ciao a tutti di nuovo. Ben ritrovati. Senti, è bello Danilo avere la possibilità, no, di vivere anche questo lockdown, no? Vivere la musica anche online, perché ci fa capire come artisti quanto è importante anche la musica per la gente, quanto ci fa stare bene la musica e quanto c'è bisogno. Sei d'accordo? Sono d'accordissimo. Sono d'accordissimo, e soprattutto credo che l'apporto che in questi giorni i musicisti, gli attori, i poeti hanno dato sul web sia stato fondamentale anche per tutti noi. Io ho seguito gli altri, ho ascoltato poesie nuove, ho visto cose molto belle su internet, e devo dire che questo è un messaggio importante che va dato, perché forse in un certo senso in un periodo del genere la musica, come tutte le arti, vanno avanti e portano la cultura avanti, ed è fondamentale che venga riconosciuta questa cosa, perché è molto difficile, insomma. Che abbiamo bisogno di arricchirci lo spirito in momenti proprio come questi. Danilo, prima stasera tu hai suonato per noi un pezzo meraviglioso di Elton John, e invece adesso in questa seconda parte cosa hai pensato di suonare per noi? Avevo pensato di suonare, sai che sono l'anima pop del gruppo, avevo pensato di suonare un brano dei Beatles, e in particolare di George Harrison, che io ammiro particolarmente, Here Comes the Sun. Scusatemi se ho questa tastiera, ma praticamente mi sono trasferito, ho cambiato casa pochi giorni prima del lockdown, per cui non ho fatto in tempo a portare il mio pianoforte, so qui che soffro sulla tastiera. Da casa di Danilo Rea on Radio Monte Carlo a casa vostra. Questo è Here Comes the Sun.
Oh yes, and live in diretta a Radio Monte Carlo e su World Wide Web questa sera per celebrare International Jazz Day su Radio Monte Carlo. Ho il piacere di avere insieme con me dei grandi pianisti che amo e stimo moltissimo come artisti. Adesso, allora, grazie Danilo per questo bellissimo pezzo degli Beatles. Abbiamo visto anche Paul McCartney, fra l'altro era ospite anche nel programma che ha inventato anche Lady Gaga, Together at Home, che è stato un altro bellissimo momento, perciò tutti gli artisti grandi, gli artisti piccoli sono tutti online. Dado, allora torniamo a casa tua a Genova, sei al mare e abbiamo sentito Here Comes the Sun. Immagino che tu vedi spesso il sole e anche la sensazione, perché sei lì vicino al mare. Senti, sei d'accordo con me se ti dico che la musica jazz non è esclusiva, è inclusiva, che è lo spirito della musica jazz? È una frase di Herbie Hancock. Ma certo, la stessa, diciamo, origine del jazz. Il jazz è già una fusion di culture diverse, di tradizioni, di musiche, cioè per forza. E il jazz si arricchirà sempre di nuova linfa se non si chiude, quindi è assolutamente inclusiva. Ok, anche perché tu penso anche come Rita e Danilo ogni tanto insegni ai ragazzi giovani, nonostante viviamo in un mondo tecnologico oggi dove gli strumenti veri in parte sono, diciamo, spariti, ed è una grande perdita, soprattutto per la musica, perché la musica dovrebbe nascere nelle scuole. E volevo chiederti, tu che insegni, c'è sempre tanti ragazzi che hanno voglia di suonare un strumento vero? Sì, assolutamente, no? C'è proprio una sete di riscoprire lo strumento di legno, la sete. Poi chiaramente ci sono anche molti interessi verso l'elettronica, però addirittura ci sono dei bassisti elettrici che magari guardando il contrabbasso che è appoggiato all'angolo della stanza dove insegniamo, pian piano si avvicinano e scoprono queste vibrazioni che comunque il basso elettrico non ti dà senza l'amplificatore, no? Certo. Ci sono, io credo che in realtà la musica sia molto viva anche nel cuore dei ragazzi e dei giovani. Io sono positivo, sono ottimista per il futuro della musica, a parte questo periodo qua che speriamo finisca presto, però sicuramente Vabbè, sì. Tu sei ottimista, penso anche come tutti i musicisti. Senti, allora, prima ci hai suonato anche tu un pezzo meraviglioso, Dolphin Dance di Herbie Hancock, adesso cosa ti va di suonarci, Dado? Ma guarda, volevo fare, dato che stiamo parlando di speranza e di gioia, io in questi 2 mesi di lockdown praticamente ho avuto l'occasione di stare veramente 2 mesi con mio figlio che ha 5 anni e mezzo, e a lui non sembra vero di avermi tutti i giorni a casa. Immagino. E quindi io ho scritto un pezzo dedicato al suo primo sorriso che lui mi ha rivolto quando appunto era in fasce praticamente. E vedendo questo sorriso veramente mi si è aperto il cuore e vedo la speranza per un futuro migliore, soprattutto se consegniamo loro, ai nostri bambini, un pianeta su cui poter lavorare, e quindi è dedicata a tutti i bambini del mondo e a un futuro migliore per tutti. First Smile si chiama. First Smile, meraviglioso, yes. Ascoltiamolo. Dado Moroni, I'm Radio Monte Carlo, grazie.
Ah yes, eccoci qua live in diretta su Radio Monte Carlo. Questa notte è una notte speciale perché stiamo celebrando nel modo che riusciamo a fare, anche perché non è facile fare questo collegamento con diversi artisti in tutta l'Italia a casa loro, perché non tutti abbiamo la stessa tecnologia, ed è sicuramente un momento molto importante anche per un sviluppo, un passo in avanti per la tecnologia, per quanto riguarda anche i musicisti per suonare insieme. Nel frattempo comunque grazie Dado per questo pezzo meraviglioso dedicato ai bambini del mondo, First Smile. Grazie. Anche del tuo figlio. E adesso da Genova ci spostiamo in Umbria, andiamo a trovare di nuovo Rita Marcotuli. Ciao Rita, ben ritrovata. Ciao Nick. Eccoci qua. Grazie. Senti, prima io avevo dato una frase a Dado per quanto riguarda Herbie Hancock. Qui c'è una frase che ho trovato molto bella anche di Wynton Marsalis. Sì. Il jazz improvvisato ti insegna molto di te stesso, mentre il swing nel jazz ti insegna come lavorare insieme con gli altri. Sei d'accordo? Ma io penso che il jazz in generale insegni il fatto che noi riusciamo a suonare, cioè la musica jazz è così peculiare, per questo motivo che suoniamo senza partiture, quindi quando lo fai con gli altri devi ascoltare gli altri, quindi è veramente una musica che si fa insieme, è una musica che rompe gli schemi, è un senso di libertà profondo, per cui io penso in generale, lo swing, proprio il jazz in generale, ha questa funzione. Tu ti meraviglia sempre, Rita, quando suoni, perché tu penso come Dado e come Danilo anche, a volte tu non sai cosa devi suonare prima di sederti al pianoforte, ti metti le mani sul piano e esce la musica. Sì, beh, quella è la cosa più bella, è proprio, no, era come diceva Picasso, diceva una frase molto bella, che diceva if you know exactly what you're gonna do, why you do it? Perché è così, no? In italiano, se già sai quello che andrai a fare, perché lo fai? E quindi è un po' la stessa cosa il concetto del jazz, questa è la bellezza, che tu quando stai per creare non sai quello che andrai a fare, però poi esce qualcosa, no? Poi ti può piacere o non ti può piacere, questo è ovvio, però è proprio quello il bello, che c'è l'imprevisto, che c'è il desiderio di scoprire delle cose, cioè è inutile fare una cosa che già sai esattamente cos'è. È vero, la sorpresa è meraviglioso. E invece adesso cosa ti senti di fare per noi? Ma guarda, ispirata anche da Danilo che ha suonato un pezzo dei Beatles in realtà, ho pensato a Lady Madonna, ma soprattutto per il testo, perché Paul McCartney in realtà si era ispirato da una foto di National Geographic, era una donna di colore che allattava il suo bambino e ai suoi piedi c'aveva tutti questi bambini che non avevano da mangiare, c'era una popolazione minacciata e mi è venuto in mente un po' chiaramente che se sposti il testo in questo momento siamo un po' tutti minacciati, no? Anche noi appunto parlavamo prima del problema, siamo stati i primi a fermarci, saremo gli ultimi a riprendere, quindi comunque anche il lavoro è molto penalizzato. Però in questa preghiera che lui faceva, anche un po' provocatoria, l'ha chiamato Lady Madonna, ma in realtà era una provocazione, non era dedicato alla Madonna, ma a proprio la Madonna, cioè la forza che noi riusciremo a mettere per riuscire a uscire da questa cosa, quindi è pure questo un buon augurio, capito? E quindi ho pensato a Lady Madonna, dei Beatles di Paul Una McCartney. scelta meravigliosa, l'ascoltiamolo, ecco la Monte Carlo Nights, Rita Marcotuli.
Oh yes, ecco, a Radio Monte Carlo abbiamo sentito anche Rita Marcottuli suonarci questo pezzo bellissimo di Paul McCartney, Lady Madonna, abbiamo sentito. Allora, come vi dicevo, stasera è il nostro festa dedicato alla musica jazz, International Jazz Day, con alcuni dei nostri pianisti più importanti in Italia. Con la tecnologia che abbiamo per adesso è molto difficile far sì che siamo tutti insieme a suonare, però adesso vogliamo fare un esperimento dove tutti e tre possono suonare su un pezzo, e tutti e tre, sia Dado, Danilo e Rita, hanno scelto un pezzo meraviglioso e molto positivo anche di Bobby McFerrin. Il pezzo, Dado, come si chiama il pezzo? Don't worry, be happy. Che meraviglioso, no? Non preoccuparti, siete felici perché tutto passerà. Senti, avete mai collaborato voi con Bobby McFerrin? Io ho visto Bobby alcune volte in concerto da solo e anche con pianisti. Voi l'avete visto in concerto? Io sì. Io sì, anch'io in Fantastico. concerto. Addirittura con Vocal Summit, se vi ricordate, tanti anni fa. C'erano anche altri cantanti, Ursula Dujak, Norma Winston, e c'era Bob McFerrin che cantava con loro. Poi chiaramente dopo questo brano è diventato famosissimo. Ok, e lui proprio, quando Bobby McFerrin suona dal vivo, è proprio un esempio straordinario di quella che è la musica jazz e l'improvvisazione, come lui fa cantare le persone, come fa cantare il pubblico, ed è un esempio meraviglioso di quello che si può fare con la musica. E stasera sono felice che voi, soprattutto voi tre che conosco, che siete stati i miei ospiti su Radio Monte Carlo, avete suonato per noi e abbiamo celebrato in modo che potevamo questa sera questa musica. Senti, ma avete mai suonato insieme tutti e tre? Tutti e tre? Mai, questa è la prima volta. Allora è un'esclusiva. No, con Rita abbiamo fatto un paio di concerti, con Danilo mai, purtroppo. Allora, Io con Danilo sì, invece. Io ho avuto la fortuna di suonare con entrambi, sono la più fortunata. Con Dado in duo e anche con Danilo in duo. E adesso in trio, bello, dai. sì. Divertiamoci un po'. Speriamo che è un buon auspicio e possiamo anche mettere insieme un concerto dove siete tutti e tre insieme. Sarebbe molto bello e speriamo tutti presto torneremo a suonare insieme. Perciò ci salutiamo, anzi no, ascoltiamo, poi ci salutiamo velocemente alla fine di questo pezzo e ascoltiamo Rita Marcottuli, Danilo Rea e Dado Morone che si suonano per noi per International Jazz Day su Radio Monte Carlo. Don't worry, be happy.
Oh, yes, nice one. Possiamo dire, ragazzi, che ce l'abbiamo fatto? No, nonostante, Sì, ce l'abbiamo fatta. nonostante dovremmo capire se non apprezzato. che siamo in tutta l'Italia, in posti diversi, cioè a Genova, Roma e Umbria. Io sono a Milano, ma vorrei salutare anche Marco Melchior, che ci ha lavorato tanto insieme con noi per far sì che questa serata si potesse fare insieme. Ringrazio anche Umbria Jazz. Grazie Marco. Grazie a Marco, perché non era facile mettersi insieme con la tecnologia che abbiamo, e grazie per le perle musicali che ci avete regalato questa sera. Speriamo presto di vedervi tutti e tre insieme sul palco, oppure ognuno a suonare in giro per l'Italia. Perciò un abbraccio a tutti e tre, e buona vita, buona musica e buona jazz.